Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi video che voglio farvi sul Bark River Knives. È un brand americano eh, di cui conosco ormai da diversi anni. Coltelli ne ho avuti diversi modelli, venduti, ricomprati, l'ho amati, l'ho odiati, li ho usati. ehm, e posso dirvi un attimino la mia impressione su questi coltelli. Li avete visti a volte sul mio canale, anche in confronti, prove di utilizzo. In particolare avete visto anche il Michigan Bowie, ok? L'ho confrontato anche col Trailmaster. E, avete visto anche questo in un'uscita che abbiamo fatto invernale. Adesso andrò a parlarvi. Qui abbiamo due Bravo 1. Il video sarà un pochino più incentrato sul Bravo 1, che poi è, se vogliamo, uno dei modelli di punta dell'azienda, forse il modello maggiormente di punta, anche se ce ne sono tantissimi altri altrettanto famosi, altrettanto noti, a partire dall'Aurora, a partire dai vari Bowie e tutta una serie di versioni che veramente cambiano dallo spessore alla lunghezza della lama. Fanno veramente hanno un catalogo immenso, vastissimo, enorme. E appunto andiamo un attimino a parlare. Intanto vi parlo del Bravo 1. Allora, il Bravo 1, perché ho qui su questo tavolo il Bravo 1 e questo altro coltello? Magari non tutti lo sanno. Questo qui è il Gamekeeper, ok? Gamekeeper 1 della Bark River. Perché l'ho voluto mettere qui sul tavolo vicino al Bravo? Perché qualcuno lo saprà, qualcuno no. In realtà questo qui è il padre, diciamo, del Bravo 1. Adesso non chiedetemi i dettagli nello specifico, tento di dirvi un attimino la storia, spero di ricordarmi, perché ai tempi, quando mi sono interessato all'inizio del Bravo, parliamo intorno al 2009-2010, mi sono un po' studiato tutta la storia, come sempre quando mi appassiona ad un tipo di coltello, mi piace soprattutto se c'è una storia dietro, capire come è nato, per cosa è stato pensato, eccetera, eccetera. Praticamente il Gamekeeper è il padre del Bravo 1, come vi dicevo. Non vorrei sbagliare, magari qualcuno potrà correggermi. Intorno agli anni primi 2000, credo fossimo intorno al 2006, almeno così viene dichiarato dalla Bark River in vari forum americani. Ho visto che questa cosa, qualcuno chiede la veridicità di questa cosa o meno. Io ve la vendo come viene dichiarata dall'azienda e come è stato pubblicato anche quando l'azienda pubblicizzava il coltello. Credo fossimo intorno al 2006, ok? Un gruppo di Marines, quindi di militari, diciamo, cercavano un coltello da sopravvivenza o comunque per impieghi militari e paramilitari. Non soddisfatti di quello che erano, diciamo, sia che avevano nelle dotazioni e sia di quello che si trovava sul mercato, hanno fatto un test, hanno preso una serie di coltelli presenti appunto sul mercato, li hanno acquistati, li hanno testati tutti per diversi mesi, ok? In varie applicazioni, in situazioni appunto di sopravvivenza, nella natura selvaggia, insomma in tante applicazioni. Di tutti questi coltelli, c'erano coltelli di ogni genere. Secondo questa, diciamo, storia, passatemi il termine, il coltello che si dimostrò essere che restò integro e che si mantenne nel miglior modo fu il Bark River Gamekeeper.
A questo punto questo gruppo di Marines, ok, contattò la Bark River Knives, in particolare Mike Stewart, dicendo appunto che volevano un coltello come il Gameskeeper, ma con alcune caratteristiche differenti. E da qui che nacque il Bravo 1, ok? Ma non è il Bravo 1 che vedete qui sul tavolo, ve lo faccio subito vedere. Il Bravo 1 che nacque da questa richiesta fu questo qui è un Bravo 1 che io ho praticamente per un mio amico, grandissimo amico, che saluto, il mio amico Claudio, e praticamente vi faccio vedere, me l'ha consentito di farci il video e quindi sono qui a mostrarvelo. Quindi vedete anche come vi arriva un coltello della Bark River, ok? Questo è il Bark River Bravo 1, vedete un po' oliato, un po' ancora con l'olio di protezione. Il vero Bravo 1, cioè quello che questo gruppo di soldati hanno richiesto alla Bark River Knives, a Mike Stewart. Ecco. E il coltello, come vedete, aveva delle diversità rispetto al Gameskeeper. Innanzitutto era stata rimossa questo spazio vicino al tagliente dove poter appoggiare l'indice in una presa avanzata e si era optato per un tagliente pieno che arrivasse da qui fino alla punta, in modo comunque di avere il tagliente già vicino alla mano e quindi di poter fare più forza. Il manico non è stato cambiato di moltissimo, ovviamente è stata rimossa questa guardia, quindi è stato fatto praticamente tutto con le guancette, e è stata richiesta questa pinna, ok, a questo punto con questo jimping, che secondo loro sarebbe il posto dove appoggiare il pollice per il maggiore lavoro di spinta, per diciamo poter imprimere maggior forza nel taglio. Ok, questo qui è una versione che è in micarta verde ma opaca, quindi non lucidata. La sensazione è bella, devo dire, perché alcuni Bark River, una delle critiche che viene mossa a Bark River è fare i manici molto scivolosi, molto lisci. Diciamo che questo è vero, è una critica, ma siccome molti cacciatori usano i coltelli Bark River anche a caccia, ok, per scuoiare animali, eccetera, eccetera, un manico liscio tirato a lucido è più agevole per la polizia e soprattutto non si impregna di sangue o di altre sostanze. Ok, dall'altro canto resta più scivoloso. Su un coltello piccolo si avverte è un difetto da poco, su un coltello grande, manico scivoloso, a volte è stata criticata questa cosa. Quindi questo qui è l'originale Bravo 1, quindi abbiamo una lunghezza di 10,8 cm di lama e uno spessore di 5 mm e mezzo. Bisellatura, vedete anche la bisellatura è stata cambiata rispetto al Gameskeeper che era un full convex e io ragazzi questo l'ho usato, è un vecchietto, ha anche qualche piccola traccetta di ossido, ma un coltello che va ancora veramente veramente bene, super tagliente veramente bene, quindi è un full convex, ok, mentre invece il Bravo 1 è un half convex, nel senso che mantiene il pieno della lama, lo spessore fino a un certo punto, poi qui parte la bisellatura che arriva a 0 come tutti i coltelli della Bark River. Questa è proprio una caratteristica che contraddistingue Bark River Knives, cioè fare appunto un tagliente estremamente incisivo, dei coltelli estremamente incisivi. Quindi che cosa comporta questo? È un brand che io ho odiato e ho amato perché io nel corso degli anni ho avuto diversi Bark River, soprattutto Bravo 1, penso che me ne sono passati almeno sotto mano 4-5 e ho preso pure qualche
delusione, diciamo con i primi, perché usandolo un po' intensamente alcune volte capita che questo tagliente è talmente affilato e talmente sottile, portato a zero, perché lo vedete qui quanto è sottile, ok? Vi faccio vedere un paragone. Questo è un SRK, guardate la differenza di spessore, ok, sul bordo del coltello, ok? Uno finisce completamente a zero, un altro ha un micro bevel, diciamo, no? C'ha la filatura a V, ok? Mentre il Bark River finisce completamente a zero, ok? Questo sul campo, ovviamente, quando andate a tagliare legna, fare truccioli, eccetera, rende questo coltello, nel taglio puro soprattutto, estremamente incisivo, ok? D'altro canto, in alcuni casi può capitare che un bordo così sottile, portato così a zero, a volte capita che si vedono qualche schiacciamento, sbandieramento micro, a volte micro, la maggior parte delle volte micro, qualche volta si vede anche qualcosina di un po' più sostanzioso, cosa che dopo le prime riaffilature tende a migliorare, perché ovviamente aumenta leggermente lo spessore al filo, ok? E il filo del coltello diventa più robusto. Devo dire che poi ci sono casi dove, appunto, per esempio il Michigan Bowie io l'ho usato veramente pesantemente, ok? Anche chopping eccetera. Per adesso devo dire, guardate, anche su un coltello così grande, questa è una cosa che da un lato è bella e dall'altro a volte ci si chiede questo, guardate, su un coltello così grande che tagliente sottile a zero ci sia. È ovvio che su un Bravo, che comunque sì, è un coltello da uso pesante perché spesso 5 mm e mezzo, è sottoposto a batuning eccetera, ma comunque impatti dovuti al chopping non ne subisce tanti come se andiamo a cioppare con un coltello del genere. Cioè, questo qua fa veramente tanta forza. Devo dire che fino adesso io sono stato abbastanza fortunato, vi faccio vedere come taglia appunto questo tagliente, fortunato, però ha un tagliente veramente, cioè avete un coltello enorme col tagliente, il filo sottile come quasi come un opinel. Quindi questo lo rende estremamente efficace in tutti i lavori di taglio, nonostante la mole, anche i lavori fini, quindi un coltello grande che gestisce anche lavori più fini. Però questo ipotetico rischio su un legno molto duro, comunque se impattate su qualcosa di veramente duro, c'è. Basta esserne consci che qualora dovesse capitare bisogna diciamo ripristinarlo con un'affilatura, e quindi di solito dopo le prime affilature questo problema non si ripresenta più. Questo è un qualcosa che bene o male chi li ha avuti e l'ha usati, questa cosa l'ha riscontrata tutti, e non vi parlo solo della caratteristica dell'acciaio A2, ma succede con tutti, è capitato con quasi tutti gli acciai, dall'A2 al CPM3V. Questo è un Bravo in CPM3V, questo è completamente nuovo, ok? E quindi non più che l'acciaio, cioè non è che l'acciaio di ultima generazione mette al sicuro su questo problema, ma non è solo un problema di Bark River, attenzione, è un problema di tutta una serie di coltelli, cose che ho visto capitare anche su certi Falkniven, cioè tutti quei coltelli che arrivano con dei taglienti estremamente eh, portati a zero, estremamente spinti. Cioè, questa cosa ci piace tanto, un coltello lo valutiamo da quanto, diciamo, è incisivo sul legno,
e ci piace questo, che sia tagliente, che sia efficace, cioè l'incisività appunto che ha un coltello con un tagliente del genere, nonostante spesso 5,5 finisce così sottile, così fino al filo. È ovvio che però poi, se andiamo oltre il taglio eccetera, con lavoro pesante di spacco o di impatto, sicuramente è un tagliente più delicato rispetto a un tipo di tagliente che mantiene questo spessore sul filo. Ma ovviamente nell'incisività, nel taglio di truccioli e legno eccetera, un tagliente così, ok, vi risulterà un pochino più goffo nella cioè non risulterà così penetrante come un tagliente che finisce a zero sottilissimo. Queste poi sono scelte, l'importante è essere consapevoli. Non è un problema che si presenta sempre, qualche volta è capitato. Diciamo che io per esempio qui sul mio coltello, e questo coltello lo sto usando veramente da tanti mesi, questo qui l'LB1, abbiamo cercato appunto di avere un compromesso, ok? Quindi un micro bevel su un coltello comunque con un tagliente abbastanza sottile, ma il micro bevel l'abbiamo voluto perché io sinceramente poi usare il coltello un pochino più intensamente e trovare la schiacciatura o comunque la piegatura sul filo a me dà fastidio. Cioè, nel senso, io ho i back river, sono consapevole di questo, però poi quando succede rompe veramente, dà fastidio perché poi sì, uno dice lo riaffilo, lo riprendo, vabbè, comunque l'hai dovuto riaffilare magari quando non era necessario, nel senso che se non ci fosse stato questo problema, magari tu lo riaffilavi dopo 3 anni, perché comunque hanno delle tenute del filo eccellenti, sia il CPM 3V che è superiore come tenuta del filo, ma anche l'A2 che si riaffila con estrema facilità e comunque ha un'ottima anche ritenzione del bordo. Quindi questo particolare io appunto li ho, non è che non li ho, l'importante è essere consapevoli di queste caratteristiche, di quello che si ha in mano, di cosa aspettarsi dal coltello e se capita poi, perché a me è successo, ai tempi questa cosa non era così, non c'era tutta questa, diciamo, condivisione, e lì è stata una bella delusione, infatti appunto vi dico, ne ho venduti e ricomprati nel tempo, perché poi alla fine è sempre un bellissimo coltello iconico, ormai è un classico, però ecco questa cosa, queste caratteristiche dei Bark River bisogna conoscerle. Sono coltelli che danno tantissimo, sono coltelli che in prestazioni di taglio sul mercato ci sono coltelli di tantissimi brand che vi arrivano e sono delle putrelle che poi non riuscite a usare. Quando prendete un Bark River il piacere che vi dà nel taglio, l'incisività nel taglio è veramente qualcosa di considerevole, come anche molti modelli della Falkniven e molti modelli della Gold Steel, ok? Quindi ci sono anche tanti altri brand, però comunque sono, diciamo, li prendo come esempio anche le versioni Sammai di Gold Steel, soprattutto quelle made in Japan, per quei fili convex che per esempio avete nel Trail Master che vi arrivano veramente a zero, convessato proprio a zero fino, che vi dà veramente un piacere nel taglio eccezionale, ok? Appunto il Bark River Bravo 1 ce ne sono 10.000 versioni, LT 1.2, 1.5, poi andiamo sul Bravo 2 eccetera eccetera. Il Bravo 1 è questo coltello, quindi abbiamo 5.5 di spessore, ok, per 10.8 di lunghezza lama, è un coltello estremamente versatile, c'è chi lo usa a caccia, c'è chi lo usa in campeggio, può essere usato per splittare la legna, è un coltello che si presta bene. È un po', allora, per quello che riguarda me, un coltello un po' all round, sinceramente, quindi vuol dire che se anche io devo tagliare del cibo, 5.5 è una bella putrella. Soprattutto vedete la differenza col Gamekeeper, suo progenitore,
okay, che è spesso in egual modo, ma è full convex. Quindi quando tagliate, l'essere full convex vi accompagna un po' più dolcemente dal punto più sottile al punto più largo sul dorso della lama. Okay? Qui vi arriva prima, ovviamente. Per certi tipi di materiali o comunque cibi, alimenti, eccetera, questo spessore tende un po' a spaccare più che a tagliare nettamente, come uno spessore inferiore magari può permettervi. Ovviamente è un coltello che sicuramente quando dovete fare batuning, se vi è necessario per impieghi appunto dove con questa lama di questa dimensione però volete aprire della legna più di diametro maggiore, sicuramente è uno spessore che apre di più. Per quei tipi di lavori è più azzeccato. Resta il fatto che comunque nonostante lo spessore è un coltello molto molto apprezzato anche dai cacciatori per scuoiare animali, perché appunto questo tipo di tagliente, questo tipo di filo proprio su carne o comunque tessuti organici va veramente 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 bene, va veramente bene, è super apprezzato, sono diciamo ormai sul mercato tra uno dei brand più apprezzati e più ambiti da collezionisti e utilizzatori anche, diciamo. Quindi come vi dicevo vi ho fatto vedere un po' di modelli, anche gli acciai spaziano tra la 2, CPM3V, Cruwear, ce ne sono veramente CPM 154CM se non erro, tutta una serie di inossidabili, adesso Magna Cut, c'è tutta una serie di acciai, versioni, materiali di manici. Il fodero pure negli anni è cambiato, il fodero attuale del Bravo è questo. Una volta c'era il fodero con la cinghietta, alcuni hanno anche il porto per il fire steel, comunque un cuoio abbastanza buono. Non siamo a livelli di Randall, foderi come quelli di Randall io non a livello, passatemi il termine, di grossa produzione io non li ho, per me non ce n'è a livello della qualità dei foderi di Randall, però comunque sono foderi abbastanza ben fatti. Questo qui è molto semplice, un po' a sandwich, stile bushcraft. Cioè, qui potete mettere posteriormente un dangler, da diverse possibilità di aggancio. E come adesso vi prendo giusto un esempio, questo qua è un sot pole in Elmax, tra l'altro anche Bark River fa diversi modelli anche in Elmax. Vedete la differenza, nonostante questo è un coltello anche estremamente incisivo. Non voglio dire che per essere incisivo il coltello deve necessariamente essere a 0, convex a 0. Il sot pole è un coltello anche molto incisivo, ha questa affilatura, ok, questo vedete proprio la linea di affilatura un pochino più alta, anche lui non necessariamente deve essere spesso, cioè non è che deve essere sottile solo se lo portate convex a 0, ci può essere anche la linea di affilatura su un coltello abbastanza sottile, però c'è, vedete, questo gradino crea un minimo di attrito, ma d'altro canto parlo sempre includendo ottimo trattamento termico, ottime lavorazioni, tutto, quindi a parità di passo il fatto di avere quel lieve gradino vi dà una robustezza al tagliente, al filo, più che un filo che finisce completamente a 0, sottilissimo come un Opinel. Poi ripeto, magari dico, io ne ho usati tanti, questo qua per esempio non mi è successo mai, però più di una volta l'ho visti capitare e ci sta. È un po' una coperta, ragazzi, che più tirate da un lato e più scoprite dall'altro, più si vuole la prestazione di taglio, più si spinge sul sottile, sul fino, sulla penetrazione, e più però se impatti su un materiale duro un pochino più delicato diventa il filo. Sono compromessi. Molti, per esempio, anni fa si diceva che c'era qualcuno che li comprava e poi
li riaffilava subito per cercare di aumentare un pochino lo spessore. Molti affermavano che era una cosa possibile, lo compravano di fabbrica così, sapevano che l'avrebbero usato intensamente, andavano a fare una riaffilatura cercando di praticamente togliere la parte più sottile e quindi aumentare leggermente lo spessore al filo. Sono concetti un po' per chi non ha tantissima esperienza nell'utilizzo e nella filatura, sono concetti, mi rendo conto che magari sono un po' difficili sia da comprendere ma anche da spiegare, vi dico la verità, perché io spero di essere stato un po' chiaro, ho cercato di farvi vedere un po' di esempi, però concettualmente ecco, questo è quello che io ho potuto vedere. Spero di avervi trasmesso quello che è un po' della mia esperienza, ecco. Quindi per il resto volevo farvi vedere questo iconico modello. Io adesso ne ho diversi, non sono tutti miei, ripeto, questo è, devo consegnarlo al mio amico, l'abbiamo preso insieme. Questo qui è un Bravo 1 che ho voluto riprendere dopo che lo avevo e l'ho dato a un altro mio caro amico Andrea, però l'ho voluto riprendere, questo dimenticavo, l'ho ripreso senza rampa. Io vi dico la verità, avendoli avuti entrambi, va bene la storia del corpo dei Marines che ha voluto la rampa sopra eccetera, io sinceramente, anche se la rampa rende proprio il modello particolare, io mi trovo meglio col modello senza la rampa. Ok, ma in generale devo dire con tutti i coltelli, prendete appunto, quando ho pensato l'LB1, io non l'ho pensato così perché non proprio un coltello semplice. È vero che la rampa ci appoggiate il pollice sopra, ok? Però in realtà è bello, per me è bello avere la libertà di spostare il pollice dove voglio. Qui non ho nessun fastidio, nessun vincolo, ok? Quindi io ho preferito la versione senza la rampa. Un coltello che può essere usato col Fire Steel, non è proprio squadratissimo stile Mora, però Mora Garber con Kansball, però comunque le scintille le fa. È un bel coltello, sicuramente lo vedrete ancora nel canale. Di questo volevo dirvi, io per esempio di Bark River ho esperienza sia col CPM3V con la 2, con altri acciai di Bark River no, quindi vi dico quello che ho notato tra questi. La 2 è più diciamo più facile da riaffilare e da ripristinare anche, quindi appunto sul discorso di prima, diciamo nell'eventualità che ci potesse essere un micro danneggiamento del filo, la 2 lo si ripristina meglio, questa è la mia esperienza. Di contro la 2 è molto più soggetto all'ossidazione rispetto al CPM3V. Modelli in CPM3V ho visto che facevano diciamo ossido molto diciamo più difficilmente, con un minimo di manutenzione eccetera. La 2 richiede più manutenzione, è molto più soggetto a ossidazione. Vedete, questo mi è arrivato nuovo, qua mi è arrivato già così, qua c'era un minimo segnetto già di ossido. Questo qui è il Gameskeeper, è vecchietto, però vedete che qualche traccetta di ossido c'è. Si toglie, non è un problema, si può fare una passivazione per rendere l'acciaio più soggetto all'ossidazione, però ecco, questo è un qualcosa che bisogna prestarci attenzione. Se lo usate poi su animali, sangue, eccetera, cibi acidi, eccetera, lo mettete via e non lo curate, la 2 vi dà veramente molto soggetto, cioè in questo caso soprattutto che non ha un minimo né di copertura né niente, quindi bisogna prestarci attenzione e se si ha proprio l'intenzione di prenderlo per usarlo si potrebbe fare un trattamento di passivazione. La lama poi vi viene scura, questo dovete considerarlo, però sicuramente l'acciaio è meno soggetto a ossido attivo, ruggine. Che dire, il manico è molto ergonomico. Ho parlato quasi una mezz'ora solo su questo coltello, potrei parlarvi
una giornata intera, qui ce n'è da parlare, però poi i video ragazzi diventano veramente infiniti. Comunque il coltello è questo, vi dicevo che deriva dal Gameskeeper, una roba magari interessante, lo potete vedere qui. E c'è appunto questa leggenda che sia stato testato a livello di dotazione, non è mai, cioè almeno ufficialmente io non ho trovato qualcosa che dica che il Bravo 1 è il coltello ufficiale dei Marines. No, quindi questo secondo me, ecco, prendetevela come io l'ho letta. So che è stato fatto il Bravo 1, prendo questo perché questo è il classico, su specifiche di questo gruppo di Marines, dopo aver testato per mesi e mesi diversi coltelli e l'unico che era restato in piedi e si era mantenuto ancora affilato e funzionale era il Gameskeeper. Dal Gameskeeper hanno fatto delle richieste, delle variazioni ed è nato poi il Bravo 1 Bark River. Il video ragazzi si conclude qua, spero di non aver dimenticato nulla. Sono sempre a disposizione qualora vogliate degli approfondimenti o vogliate un confronto, parlare, domande. Se ho sbagliato qualcosa e avete, diciamo, potete correggermi, ok? Ripeto, mi sembra che fosse nel 2006 questo test che fu fatto, la prova di questo corpo dei Marines sul Gameskeeper. Magari mi sbaglio e nell'eventualità potete correggere tranquillamente sotto nei commenti. Ragazzi, spero che il video vi sia gradito, vi sia piaciuto da me e da questi bei Bark River Knives. Un saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!